Ciao a tutti ragazzi, allora prima di lasciarvi al video dedicato alla Pasqua ho comunque provato oggi di darvi le idee per le decorazioni della Pasqua, soprattutto molto economiche. Non ho scelto decorazioni tipo, non so, in ceramica, insomma ho voluto più che altro giocare con la nostra fantasia. Prima di lasciarvi al video però ci tenevo così personalmente di guardarvi negli occhi, di augurarvi una serena e felice Pasqua a voi e ai vostri cari. Volevo farvi vedere queste bellissime rose che mi sono arrivate da New York, io semplicemente le adoro. Guardate, io sono grata a tutte le collaborazioni che ho. Grazie a tutti i sponsor che decidono di investire nei miei video, grazie che credete in me. Soprattutto io accetto soltanto i prodotti validi, accetto i brand che so che valgono, insomma non voglio deludere mai nessuno. Grazie a voi io riesco ad avvicinarmi sempre di più a realizzare alcuni dei miei sogni, per cui grazie veramente a tutti. Però adesso torniamo a queste rose, adesso vi le apro e ve le faccio vedere. Guardate quanto sono belle, cioè io non vi posso descrivere. Allora, quando mi sono arrivate le rose, loro mi hanno chiamato, mi hanno detto che insomma se vogliamo una terza collaborazione, ho accettato volentieri e mi hanno detto che mi mandano queste rose, no? Vi dico che quando mi sono arrivate a casa, li ho aperti, cioè non lo so quella che trasmette la camera, però vi dico che è un regalo che ti lascia senza fiato, no? Ad esempio io ho aperto le rose e la prima cosa che ho detto, ho fatto, oh mio Dio, è enorme questo mazzo, cioè è bellissimo, grazie veramente di cuore. Guardate, mi sento un po' in colpa, se devo essere sincera, mi sento in colpa perché non voglio essere ripetitiva, però l'avevo detto anche in un altro video, no? Se avrei veramente la possibilità, ecco, a ognuna di voi mi manderei così un mazzo così grande. E poi nel mio caso è un po' tutto insieme, ragazzi, no? Ad esempio quando mi sono arrivati, no? Io ho aperto questa scatola e li ho visti così belli, mi sono un po' sdraiata sul letto, no? Me li sono messi vicino a me e mi sono un po' commossa perché dico, cavolo, no? Sembra ieri che ho aperto il mio canale, i primi miei video, un po' di insicurezza, incertezza, mi tremava la voce mentre commentavo i miei video e oggi in così breve tempo, no, mi sveglio con tutte queste cose che mi arrivano così e veramente a volte mi serve ancora il tempo di capire, di realizzare che non è un sogno ma tutto ciò è una realtà ed è così. La vita è piena di sorprese, no? Per cui continuiamo a sperare e a sognare. Adesso vi faccio una piccola presentazione di queste bellissime creature e dopo vi lascio al video. Un bacione a tutti. Rose Forever è un'azienda con sede a New York specializzata in composizione di rose di lunga durata, realizzati con fiori freschi e naturali al 100%. Utilizzano solo oli naturali per conservare le rose e i bouquet sono realizzati a mano di artigiani professionisti delle rose. Le rose sono vegane e prive di allergeni e fanno la consegna in tutto il mondo e con il mio codice sconto Erika Home ottieni un buono sconto di $20 o 18 euro. Il link lo trovate nella descrizione del video. La prima decorazione faccio questa ghirlanda, se vedete ho aggiunto un po' di rami veri e aggiungo anche un po' di rami di olivo. Guardate, quando faccio queste decorazioni mi piace usare i fiori, ad esempio questi che si seccano dopo e rimangono comunque belli e colorati.
Se mettiamo dei fiori, noi giustamente non possiamo mettere tipo tulipano o qualcosa perché dopo 2 giorni, insomma, muoiono, cioè non rimangono belli. Invece se noi scegliamo dei fiori che soprattutto ecco, si mettono a dessiccare dopo, allora vi dico che le ghirlande escono veramente molto belle e soprattutto tendono a durare di più, per cui lo abbiamo per molti più giorni, molto più bella. Questa ghirlanda mi è uscita anche abbastanza carina, ho aggiunto soltanto un'ape, una farfalla e lo attacco sulla porta dell'entrata. Ho voluto decorare anche il mio comò, sono stata attenta comunque che mi esca una composizione così fine, elegante e carina. Per dare più colore ho aggiunto anche qualche ramo di pesca. Il ramo di pesca sta molto più a lungo, invece quelle di ciliegie o amarene non tanto. Ho questa piantina artificiale dall'Ikea, mi prendo un po' di rametti che mi aiuterebbero a abbellire il nostro coniglietto. Questa decorazione la metto nella stanza dei bambini perché mi sembra molto più adatta ai bambini. Un'altra idea, se volete stupire i vostri nipoti o i vostri figli, ecco, invece di dare sempre stesso uovo più grande con il giocattolo dentro, no? Che il bambino comunque lo vuole aprire soltanto perché c'è il giocattolo dentro, provate a fare questo. Ad esempio io ho messo le piantine, faccio così tutti gli anni, così metto le piantine dentro e nella cesta metto lì un po' di cioccolatine o ad esempio, no, quella che volete, però queste piantine e il bambino vi assicuro che lo rimane molto colpito. Ad esempio dopo il bambino prende questo uovo con la piantina che voi gli avete regalato, questo può essere un pomodoro piccolo, ad esempio qua ho messo i cetrioli, e dopo insieme con il bambino magari impiantate, ecco, in un vaso più grande o nell'orto, così il bambino anche se prende il cura di questa piantina, o può essere anche una pianta grassa, insomma quello che dipende dalla vostra necessità e dai vostri spazi, però il bambino si prende cura soprattutto quando lo vedi crescere questa piantina ogni giorno sempre di più e rimane un bel ricordo.
Per un centro tavolo molto originale ho disinfettato, ho lavato le uova, adesso le asciugo con il phon. Voglio provare a fare tipo delle candele, però vi dico che se riuscite che il filo per la fiamma che rimane in mezzo all'uovo meglio. Il mio si è un po' spostato, per cui quando ho acceso la candela si è scurito un po' l'uovo, no? Il calore arrivava sempre, arrivava tanto perché non l'ho posizionata proprio in mezzo, però comunque possiamo fare un centro tavolo così anche senza bruciare, così proprio per l'estetica, per un pensierino così carino.